Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli o ascendente Gemelli e per i più esperti anche Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2025 per te, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le linee guida generali su cui puntare l'attenzione affinché tu possa quotidianamente andare ad adempiere agli obiettivi della tua anima, che sono quelli che ti danno la vera gioia, la vera felicità e hanno a che fare con una prosperità illimitata di cui la tua mente razionale non se ne può fare capace. Quindi, detto questo, partiamo subito con gli oracoli. Allora, ci mettiamo 3 tipi di oracoli nella prima parte, questi, e gli oracoli, le carte del drago immaginale di Selene, che ci daranno la potentissima chiave di riuscita per te in questo mese, il lavoro da fare sul sentiero magico della tua perfetta realizzazione, ok? Ti leggerò in una prima parte soltanto la prima parte delle carte del drago immaginale e alla fine del nostro viaggio insieme di questo video ti leggerò il rituale della buona riuscita in questo mese, ok? Allora, andiamo a vedere, gemelli, partiamo da queste. Marzo 2025, marzo 2025, gemelli. Una, due, e tre. Allora, facciamo un bel respiro profondo. Quando inaliamo la realtà scompare, quando esaliamo la realtà appare e si manifesta. Eka, magia. Andiamo a vedere per te, gemelli, marzo 2025. Costruire palazzi. Questa è una carta che mi parla di costruzione di progetti in questo mese. Progetti, mettere le basi di progetti, costruire su basi solide. Qualche progetto che sia di vita, relazionale, qualsiasi cosa. Ti vedo mettere le basi per dei nuovi progetti e per qualcosa che ti dà soddisfazione, sulla base di un ritrovato amore di te che ti permette di solidificare quei progetti stessi. Vediamo ancora, abbiamo Summer. Qua mi dice che questi progetti daranno la meglio in estate. Sedimenterai nuovi progetti in te e anche nella concretezza, e in estate ci saranno, qua ci sono degli uccellini che ti parlano, già in questi mesi prima dell'estate che parte intorno a giugno, avrai dei segnali da parte della natura che questi progetti si manifesteranno, si concretizzeranno in estate. Va bene? Vediamo adesso che cosa ti dice la carta del drago immaginale. Il mago di Oz. Questa è una carta bellissima che mi dice, vi ricordate il mago di Oz? L'uomo di latta, lo spaventapasseri, Dorothy. Non so se avete visto il mago di Oz. Il succo di questa carta è questo, che loro credevano che dovessero andare dal mago di Oz per realizzare i loro desideri, quando invece alla fine si scopre che ognuno aveva già il potere dentro di sé. E quindi questa carta è come se ti stesse dicendo: non pensare che l'esterno, delegare il potere fuori, sei tu che hai il potere di realizzare questi progetti. Quindi non delegare il potere all'esterno a un mago, a un chi che sia, o a qualcuno che pensi ti possa risolvere il problema o realizzare i tuoi progetti. Perché il potere della realizzazione dei tuoi progetti ce l'hai tu. Ok? Ti leggo questa carta per farti capire, soltanto la prima parte ti leggo, poi alla fine leggeremo il rituale della buona riuscita. Numero 12.
Numero 12. Ecco qua. È una carta bellissima questa, eh? Senti cosa dice. Il meraviglioso mago di Oz è un celebre romanzo per ragazzi di Frank Baum, pubblicato per la prima volta a Chicago il 17 maggio del 1900. Il libro racconta le avventure della bambina Dorothy nel magico paese di Oz. La narrazione espone il tema della conoscenza di sé, che è un tema sempre attuale. I protagonisti, Dorothy, lo spaventapasseri, il boscaiolo di latta e il leone, sono tutti in cerca di qualcosa che hanno già. Ok? Dorothy ha le scarpette magiche che possono riportarla a casa, ma non è a conoscenza dei loro poteri. Non lo sa che queste scarpette magiche hanno questo potere. Lo scoprirà soltanto quando sarà giunta a Oz. Lo spaventapasseri ritiene di non avere un cervello, perciò vuole andare dal mago di Oz insieme a Dorothy per chiedergliene uno, anche se in verità un cervello già lo ha. Il boscaiolo di latta ritiene di non avere un cuore, che invece dimostra di avere. Anche lui vuole andare dal mago di Oz per ottenerne uno. Il leone pensa di non avere il coraggio e vuole andare dal mago di Oz per farselo dare. Ma in verità anche lui possiede già ciò che sta cercando. Il mago di Oz è un grande bluff. La sua grandezza e la sua abilità di mago sono un imbroglio. Lui non è che un ometto insignificante, ma tutto il popolo lo crede potentissimo. Lui, sottraendosi alla vista del popolo, si rende irraggiungibile e incontestabile, perché se nessuno lo vede, nessuno lo può smentire. In una frase del libro, il mago si esprime in questo modo. Ma come faccio a non comportarmi da ciarlatano, quando tutta questa gente mi costringe a fare cose che tutti sanno benissimo che non si possono fare? La figura del mago di Oz ci lascia intendere che spesso il popolo vuole credere che i propri leader siano grandi uomini, ma il più delle volte non lo sono. Il potere si regge su un imbroglio. Quando tu vedi nell'esterno a te qualcuno che è più forte di te, che ha il potere, eccetera, la maggior parte delle volte è un imbroglio. Quando tu credi che un altro abbia più potere di te o tu vuoi raggiungere delle cose che qualcun altro ha, ce l'hai tu dentro. Il responso del drago. In presenza di questa carta, riprenditi il tuo potere. La carta ti dice che hai delegato all'esterno qualcosa che devi invece compiere in prima persona. Riprenditi l'autorità, la forza e il potere decisionale. E poi ci sarà il rituale della buona riuscita che ti leggo alla fine. Quindi questo è il mese in cui hai delegato all'esterno il potere di decidere per la tua vita o a delle aspettative a cui hai riversato il potere di decidere per la tua vita. Ti dicono che ci sono dei progetti che tu vuoi creare, alle quali tu devi affidare il potere solo a te. Va bene? Ok. Vediamo adesso cosa ci raccontano i tarocchi in merito per andare incontro alla realizzazione del tuo obiettivo. Cosa accade dunque nella realtà fenomenica per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli? Marzo 2025. Marzo 2025. Cosa accade? Vediamo. 5 di bastoni. Qua io vedo contrasti, conflitti, lottare per proteggere le proprie cose, le proprie idee, e discussioni sul lavoro con altre persone, tensione, uno contro tutti, c'è un po' così. Avviene un cambio però, la morte, re di bastoni,
Wow, è il 2 di coppe. Allora, vedo due cose. Allora, qua hai lottato o stai lottando, non lo so, vedo tensioni con delle persone o tensioni sul profilo lavorativo o tensioni, vedi, ci sei tu contro tutti o con delle persone che non la pensano come te e che ti vuole un po' schiacciare, no? Questa situazione. Vedo che però arriva un cambio che ti porta a riprenderti il potere della tua vita, questo re di bastoni, che tu sia uomo o donna non importa. E può essere anche che una persona sia lei a te per raggiungere un accordo per il raggiungimento dei tuoi obiettivi. E qua mi dicono, mi parlano dell'amore, però l'amore lo vediamo dopo. Però non è solo l'amore in questa stesa, no? Qua io vedo anche una riuscita, un uscire fuori da situazioni di tensione relative a vari ambiti della tua vita, di progetti, eccetera. Riprenditi in mano il potere e trovare alleanze o persone che ti stimano, ti ammirano per portare avanti questo tuo potere ritrovato nella realizzazione di tuoi progetti personali. Va bene? Fammi vedere un po' di cosa mi parla il 2 di coppe. Del re di denari. Qua c'è una persona che ti supporta sul profilo lavorativo nella creazione di qualcosa. Nella creazione di qualcosa. Vedo partner, associazioni, per qualcosa a cui tu tieni molto. Può essere anche qua, vedo una persona che arriva da te per proporti un accordo stabile e duraturo. Può essere che sia anche tu che proponi qualcosa a una persona con la quale ci si può fidare sul profilo lavorativo, qualcosa che porta solidità, mi spiego? Di cosa mi parla la morte? Della temperanza. Guarda, qua ci sono anche comunicazioni di equilibrio con queste persone. Comunicazioni di equilibrio. Se hai avuto un alterco o una discussione con qualcuno, vedo qua discussione o le puoi avere in questo mese, all'inizio del mese, o ti porti questa energia, vedo che qua le cose si risolvono e trovi anche persone volenterose a darti, mi spiego, o una persona o due persone. Vedo comunicazioni, pace e equilibrio. Vediamo energia positiva per te in questo mese. Regina di denari, energia positiva, grandi successi sul profilo pratico e pragmatico della vita, che sia lavoro, che sia casa, che sia famiglia. E infatti te lo dicevo anche qui, re e regina di denari, qua abbiamo una coppia di potere che sul profilo lavorativo mi parla di persone che se le intendono e portano alla realizzazione di progetti in modo concreto. Quindi ti vedo stare bene con le tue cose. Qua c'è una cornucopia piena di oro, di abbondanza, vedo delle entrate di denaro, vedo che stai tranquilla o tranquillo dal punto di vista lavorativo. 6 di bastoni, riconoscimenti e successo pubblico nel piano lavorativo c'è in questo mese, va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, come dice questa carta, già vedo che ce la fate a trovare il potere in voi per la realizzazione di progetti che daranno grandi frutti anche d'estate. E adesso ci andiamo a vedere la parte amorosa. Allora, per quanto riguarda la parte amorosa, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa ci raccontano primariamente gli oracoli questi. Amore palpitante, vedo batterti il cuore, vedo due persone che si incontrano, amore palpitante, c'è tanta allegria, tanta gioia tra te e qualcuno, che sia una persona nuova, una persona che già conosci, vedo come energia di questo mese marzo 2025 amore palpitante, cioè ti batte il cuore qua. Vediamo un po' cosa ci raccontano gli oracoli in merito. Una ritrovata freschezza, rinnovata freschezza. Vediamo, ci mettiamo prima di tutto la tua energia nella prima linea e nell'altra linea l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese di marzo 2025. Gemelli, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli in questo mese di marzo 2025 in amore? Come vanno a stare?
Regina di bastoni, ti vedo molto attraente, piena del tuo potere, la forza, ti vedo molto forte, 10 di spade, allora ti vedo molto attraente, molto forte in questo mese, tanto che col 10 di spade, io credo questa carta, vedi, paggio dei denari, tu, molti di voi c'è un bel allineamento planetario per nuovi incontri. Per nuovi incontri, paggio di denari, io credo che anche a livello lavorativo ci siano delle forze in te che ti fanno avere maggiore autostima anche nel rapporto con l'altro, tant'è che questa autostima, questa forza ritrovata, tu avrai il coraggio anche di chiudere una tappa dolorosa con una persona, seppur decidi di rimanere con una persona se ci stai già, con grande forza e coraggio, oppure con grande forza e coraggio ti metti alle spalle una tappa dolorosa e ti apri al nuovo, perché qua vedo comunicazioni in concreto anche con persone nuove. Il mago, qua ci sei tu, vedo grande attività e fermento interiore che si riversa sul piano pratico e creativo, anche. E questo anche nel rapporto interpersonale con gli altri genera molto entusiasmo. Ok. Vediamo, vediamo un po' perché il 10 di spade. 5 di bastoni l'avevamo anche visto prima. Qua metti fine a una situazione dolorosa o una chiusura dovuta a delle discussioni o a una mancanza di intendimento con qualcuno. La regina di denari ti guarda, vedi che ti ho detto, questa energia tu la riversi sul piano pratico, lavorativo, i tuoi talenti, le tue doti, generando cospicue entrate anche per molti di voi. Si chiude una tappa dolorosa con qualcuno, si chiude una tappa dolorosa sul profilo amoroso relazionale. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Perché qua è come se avessi avuto a che fare anche con una persona che aveva un appiglio capace di farti un po' arrabbiare. Ecco, questo è il senso. La forza, regina dei bastoni, 5 dei bastoni. È una persona molto orgogliosa, anche è possibile, che ti ha dato un po', che non te l'ha fatta facile. Insomma, si chiude una tappa dolorosa di questo tipo. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro. Gemelli, marzo 2025. Paggio di denari l'avevamo prima, guarda un po'. Una persona che ti propone qualcosa, vedo chiamate e inviti. Il sole, una bellissima energia, viene una persona con una bellissima energia predisposta nei tuoi confronti. All'apertura, vedo per molti di voi che sei una persona nuova, un'amicizia importante, cioè un'amicizia che ti fa gioire, vedo. Un'amicizia che ti fa gioire, una persona ben predisposta nei tuoi confronti. Re di bastoni, assolutamente vedo una persona ben predisposta nei tuoi confronti, una persona a cui piaci molto, una persona anche di tipo, come dire, una persona che ci sa fare, ok? Una persona che ci sa fare assolutamente, avete un'ottima intesa dal punto di vista passionale, emozionale, re regina di bastoni. Una persona che ci sa fare, una persona che è spinta dall'allegria nei tuoi confronti, a cui piaci molto. Sì. E vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Cavallo di bastoni mi conferma questa entrata, questa energia, la ruota e la fortuna, all'improvviso, e il matto, si apre una nuova tappa per te, ti lanci in questa unione passionale erotica. Questo mi arriva. E il matto mi parla del fatto che puoi chiudere una situazione o l'energia di una situazione difficile, o con la stessa persona o con una persona nuova. Io qua vedo che arriva questo cambio voluto dal destino. Ciò significa che questo cambio è arrivato, viene dalle stelle, dal destino, dal karma. Il destino gira a tuo favore. Ciò vuol dire che gli eventi, che sono enti, entità, spiriti, girano a favore di questo cambio. Una energia erotica, passionale, ritrovata, tant'è che il matto mi parla di una bellissima energia di nuova tappa in cui ti affidi, una nuova tappa della tua vita. È molto bella questa stesa, molto bella. Vediamo energia positiva per te in amore. 2 di spade, all'inizio potresti avere un po' di dubbi, non saper che scelta fare, ma i dubbi ti si schiariranno completamente, non ce l'avrai più. Vediamo energia negativa. Il 2 di coppe, dovrai fare una scelta tra questa persona e una vecchia, o quello che ti ho detto, però se avevi dei dubbi, perché magari con quest'altra persona c'era una situazione di stallo da molto tempo, due, questa dualità, no? Tra questa persona o la stessa persona, quindi non sapere cosa fare.
l'amore non fluiva con questa persona, però per molti di voi è una nuova persona questa, dove all'inizio puoi avere un po' di dubbi, però i dubbi si tolgono perché qua vedo assolutamente che poi ti lasci andare, ok? Qua abbiamo l'energia del leone, Ariete, Sagittario, sì, molto marcato, c'è molto fuoco qua, molto fuoco, non a caso si risveglia in primavera i sensi, vedo un fuoco che si riaccende, sì. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, vediamo adesso con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona e per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Ho sempre voluto te, lo capisci? C'è una persona che ti vuole a tutti i costi, ha sempre voluto te, se hai creduto qualcos'altro non è così. O se puoi credere qualcos'altro, queste 5 di bastoni, magari discussioni per altre persone qua c'erano in mezzo, e invece questa persona vuole proprio te. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Ok, cos'altro? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se percepisci questa persona come sicura di se stessa, il re di bastoni, molte volte è solo apparenza, perché è una persona comunque che ha le sue fragilità, però ti farà notare assolutamente il fatto che tu gli abbia strappato il cuore, ok? Allora, adesso, come promesso dall'inizio, vediamo, leggiamo il rituale della buona riuscita, ricordiamo il mago di Oz, credere in te stessa, in te stesso, nessuno ha potere fuori se non glielo dai tu, ha un'illusione fuori. Andiamo a vedere il rituale della buona riuscita per concludere il tutto e per andare incontro alla missione della tua anima quotidiana in questo mese di marzo 2025. Allora, rituale per la buona riuscita. In una postura meditativa, sdraiato sulla schiena o seduto sulla sedia nella posizione del faraone, cioè piedi a terra, schiena dritta, mani rivolte verso l'alto appoggiate alle cosce, o anche seduto a gambe incrociate, rilassati profondamente, facendo 10 respiri dal naso leggermente più intensi rispetto al ritmo spontaneo della respirazione. Chi fa yoga o chi pratica meditazione sa che si riferisce alla respirazione Ujjayi, quella del naso, che è così, ve la faccio sentire, vediamo se riesco. Ok? È una respirazione profonda dal naso e quella dal naso respiro già, sì, sì, allora è quella dal naso, ispira dal naso, espira dal naso. Chiedi al tuo istinto di mostrarti ciò che hai alienato e ti devi riprendere. Maestro, ti prego, portami la visione della preziosa risorsa che ho perduto e dammi la forza per attivarla. Questa carta è connessa con la carta dello spirito animale. L'animale di riferimento nella meditazione è il bufalo. Visualizzalo all'inizio e alla fine della tua meditazione. Quindi fai questa pratica, lo puoi fare, io ti direi di farla tutti i giorni, tanto ci vogliono meno di 3 minuti, ok? Perché questo è il mese in cui tu ti devi riprendere il tuo potere per realizzare vari progetti di qui sopra. E quindi visualizza all'inizio, prima di iniziare la meditazione, e alla fine un bufalo. Se non sai come un bufalo, vai su Wikipedia, faccio così, quando ci sono animali particolari, ma come ho fatto questo? Vado a vedere così lo immagino. Sarai il custode del bufalo in questo mese e ti dice: è vincente chi entra simultaneamente nella pancia e nel cuore e non si fa influenzare dal brusio del mondo, permanendo nella calma e nella forza del bufalo. Il bufalo è un simbolo, visualizzando il simbolo con la pratica tu entri nello spirito istintuale tuo profondo, senza farti soggiogare dal brusio delle voci del mondo. D'accordo? Bellissimo ragazze mie, ragazzi, già vedo un'esplosione pazzesca per te in questo mese, mi raccomando, sei potente, sappilo e fallo, la potenza che sei. Detto questo, io ti abbraccio profondamente, ti auguro un viaggio meraviglioso, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.